Io ho voluto lasciare il mondo, diciamo, del fine dining, dell'alta cucina, perché nel frattempo avevo cambiato la percezione di quello che volevo dal mio mestiere, di quello che poteva essere il mio mestiere. Today we are at Trace, where Yuri Chiotti has turned his restaurant into a way of life. After getting tired of the fine dining world, he opened a place in his family mountain village, creating a sustainable and forward-thinking ecosystem. Food waste is a big issue in the kitchen. We spent a day with Yuri to understand more about it and to see how he's trying to solve the problem. Self-sufficiency is Yuri's mission. His restaurant runs on 85% self-produced food. What does that mean? Raising animals and growing vegetables. Every day starts with the animals, taking care of the pastures and the chicken coop. L'allevamento è una cosa che fondamentalmente parte da una mia passione, quindi mi fa bene la mia medicina, e però nel frattempo apporta latte e carne fatta secondo i canoni in cui crediamo. Animali non macellati quando hanno 2 o 3 mesi, che non si alimentano di cereali che stanno distruggendo le nostre pianure, come ben sappiamo. Yuri is already doing something real to fight waste. In his kitchen, all food scraps are sorted based on what each animal eats. Ogni giorno nel mio giro, diciamo, degli animali passo prima di tutto dalla cucina, dove abbiamo un box dove mettiamo gli scarti della cucina, quindi noi differenziamo gli scarti alimentari della cucina in base a ciò che i nostri animali mangiano. Quindi prendo il mio box per i cani, per i conigli, per le galline, per il compost, eccetera, e quindi questo è già un altro modo di chiudere un cerchio. You can't be self-sufficient without a vegetable garden. This is where Yuri shared an important thought with us. Nature is unpredictable. It can give you a lot, but things can also change in a second. Just like Yuri showed us with his crops. La consapevolezza di non essere padroni di ciò che ti circonda, come invece forse ci hanno insegnato e tanti pensano, bisogna trovare un equilibrio, una simbiosi che permetta ad entrambi di stare bene. Despite the challenges, Yuri knows he's doing this for something bigger. Not for profit, but for the community and for others. Una cosa che vediamo sempre meno, ma che per me rimane sempre una delle cose più nobili, è pensare agli altri, fare le cose non solamente sempre per te stesso, ma cercare di vedere ciò che fai in una visione più ampia, che possa portare qualcosa anche agli altri che vivono di fianco a te, che poi il significato di comunità. Nell'epoca dell'individualismo la comunità è l'unico antagonista di questa cosa che può farci respirare, perlomeno. But why stop at the garden? The mountains and their ecosystem bring Yuri surprises every year. He tells us that a lot of his supplies come directly from the wild. L'approvvigionamento del ristorante ad oggi è fatto da più o meno l'85% di autoproduzione, che sia agricoltura, che sia allevamento, ma tanto anche di selvatico, dalle erbe in primavera ai funghi in estate e autunno. Basta mettere il naso fuori e veramente potresti anche quasi smettere di allevare e di coltivare in zone come queste, ecco. C'è una ricchezza che ogni anno, nonostante io abiti qua, ogni anno scopri sempre cose nuove. È una roba che a me mi lascia veramente sempre stupito. With fresh and natural ingredients like this, wasting food is not an option. That's why using different preservation techniques is essential. Yuri has a wide range of methods to make ingredients last longer.
Beh, in cucina è fondamentale appunto il non sprecare nulla, il preservare tutto, quindi tutte le tecniche vecchie e nuove che servono per allungare la vita di ciò che produciamo sono fondamentali, no? Dal mettere sott'olio i funghi che raccogliamo e che vanno utilizzati subito, a fermentare le verdure di cui abbiamo abbondanza nell'orto. Ci sono un sacco di cose che appunto sono dettate da conoscenze vecchie e da responsabilità nuova. So, what do you eat at Trace? As expected, it's mountain cuisine. Local ingredients, healthy food, and a sustainable community-driven mindset. And let's not forget that Yuri comes from high-level kitchens, so he knows what he's doing. Urca, la cucina di montagna è essenzialmente una cucina di sussistenza, di sopravvivenza quasi, se la pensiamo, no? Alle epoche passate. Oggi per me la montagna in generale è un territorio in cui si può ripartire, in cui si può ripensare al modello in cui siamo cresciuti, e quindi la cucina di montagna stessa può essere un modo per ripensare anche alla cucina, per ripensare proprio alla ristorazione e a cosa mangiamo. Una frase con cui io anche sono cresciuto, no? Andiamo al ristorante per mangiare quello che non ci facciamo a casa. Oggi secondo me bisognerebbe andare al ristorante per capire che cosa dover cucinare a casa. Trying to recreate race dishes at home is a challenge, but what matters is the message. Mountain cuisine helps us rethink our relationship with food. Now, let's see the final dishes. La cucina di Race o la cucina nostra spero che sia una cucina del futuro, perché vuol dire che nel futuro avremo capito che forse è ora di cambiare qualcosa. Doesn't hold back. His ideas are clear and is not afraid to speak his mind. Race cuisine is the same. Strong, intense flavors that stand out. Knowing where the ingredients come from, how the animals are treated, and talking to someone who truly respects the land. Makes these dishes truly unique.